Da imprenditore non ho mai ricevuto una formazione di management del business, quindi per me è stato come tornare a scuola, ma una scuola di livello altissimo. E oggi credo che manchi molto la cultura imprenditoriale, nel senso che si fa abbastanza in giro, ma non esiste veramente una scuola che ti insegni che cosa vuol dire essere un imprenditore. A volte ti dicono che cosa bisogna fare, ma non a essere. E questo workshop è molto concentrato sulle persone, sul valorizzare le persone. Credo che Ernesto sia una persona straordinaria e il suo approccio al management è qualcosa per me di innovativo. Non avevo mai pensato al management in questo modo. L'approccio di Sirolli è molto umanistico, quindi pensando al momento storico in cui viviamo, chiunque intraprende qualcosa, che sia un'azienda o che sia altri tipi di attività umane, credo che sia utile tout court. Il concetto base che esce da questo corso è quello di non pensare di essere un uomo solo al comando che può fare tutto, ma di avere sempre bisogno di un'opinione nuova, del consiglio di qualcuno e dell'aiuto di qualcuno, e avere la capacità di comprenderlo e accettarlo. Un team forte può affrontare i cambiamenti, può affrontare le variabili, può affrontare le evoluzioni, mentre team più vecchio stampo, più focalizzati su un'unica persona che ha dei collaboratori ma subordinati, fanno più fatica. Quindi sostanzialmente il consiglio è capire bene che tipo di carattere ognuno ha e quindi trovare i caratteri complementari necessari per affrontare tutti gli aspetti della complessità del fare azienda oggi. Devo capire da voi se siete imprenditori di istinto o di intelletto, perché poi ci aiuterà moltissimo. Poi anche le vostre storie personali, quello che è successo a tuo padre e tuo nonno, le useremo come esempi, dicendo tu, come tu mi vedi e tu dici sì, quello è successo esattamente. Tanto mi è piaciuto un sacco, un po' lo immaginavo che mi sarebbe piaciuto. Ha messo in luce delle zone d'ombra e quindi è un workshop che è bellissimo, ma che fa un po' male, ecco. Però ero un po' alla ricerca di questa cosa qua. Quando devi analizzare te stesso o comunque confrontarti con gli altri per capire determinate cose sul tuo modo di affrontare la vita e soprattutto gli aspetti lavorativi, mettersi in discussione non è mai facile, però è sicuramente un momento di crescita importante. Lo consiglierei a tutti gli imprenditori che stanno ragionando su un'evoluzione della propria azienda, che vogliono fare un salto evolutivo di qualche tipo e non sanno bene come farlo, o a chi sta iniziando un percorso, perché ho trovato tutta una serie di spunti veramente utili per capire come tentare di impostare al meglio dei cambiamenti oppure la creazione di qualcosa di nuovo. Neanche all'impresa, lo comincerei a chi ha idea sta cominciando a pensare a queste cose. Perché ti evita un casino di errori. Io avrei voluto farlo prima. Sì. Mi ha colpito particolarmente i concetti di uomo al centro, di relazione, di rapporti. Non si è parlato di profitti, di utili, di dividendi, di stock option. Queste in realtà sono le conseguenze positive di una buona gestione aziendale e quindi rimettere al centro la risorsa umana, trovarla, valorizzare, farla crescere, spingendola a coltivare le proprie passioni è stato l'elemento più bello e più importante, ma il concetto di bellezza è emerso. Lavorare con piacere e passione è sicuramente una strada vincente.